Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Calbeta Mibe Pharma Italia SRL. Ultimo aggiornamento, 22 novembre 2021. Cos'è Calbeta? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Calbeta durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Calbeta? Calbeta è un farmaco a base del principio attivo calciputriolo più betametasone, appartenente alla categoria degli antipsoriasici e nello specifico altri antipsoriasici per uso topico. È commercializzato in Italia dall'azienda Mibe Pharma Italia SRL. Calbeta può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Calbeta 50 mcg/g più 0,5 mg/g unguento 1 tubo da 30g. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Mibe Pharma Italia SRL. Ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica classe A. Principio attivo calciputriolo più betametasone. Gruppo terapeutico antipsoriasici. Forma farmaceutica unguento. Indicazioni: trattamento topico della psoriasi a placche, volgare, stabile, riconducibile a terapia topica negli adulti. Posologia Calbeta unguento deve essere applicato sulle aree affette una volta al giorno. Il periodo di trattamento raccomandato è di 4 settimane. È stata sperimentata la somministrazione di cicli ripetuti di Calbeta fino a 52 settimane. Se è necessario continuare o riprendere il trattamento dopo 4 settimane, il trattamento deve essere continuato dopo un riesame medico e sotto regolare controllo medico. Quando si utilizzano medicinali contenenti calciputriolo, la dose massima giornaliera non deve superare i 15 g. L'area di superficie corporea trattata con i medicinali contenenti calciputriolo non deve superare il 30%, vedere paragrafo 4.4. Popolazioni speciali: compromissione epatica e danno renale. La sicurezza e l'efficacia di calciputriolo più betametasone unguento nei pazienti affetti da grave insufficienza renale o disturbi epatici gravi non sono state ancora stabilite. Popolazione pediatrica: la sicurezza e l'efficacia di calciputriolo e betametasone unguento nei bambini al di sotto dei 18 anni di età non sono state ancora stabilite. I dati attualmente disponibili nei bambini di età compresa tra 12 e 17 anni sono descritti nel paragrafo 4, 8 e 5, 1, ma non può essere fornita alcuna raccomandazione riguardante la posologia. Modo di somministrazione: Calbeta unguento deve essere applicato sull'area affetta. Per ottenere un effetto ottimale, si raccomanda di non fare il bagno o la doccia immediatamente dopo l'applicazione di Calbeta unguento. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Calbeta è controindicato nelle forme di psoriasi eritrodermica, esfoliativa e pustulosa. Per la presenza di calciputriolo, Calbeta è controindicato in pazienti con pregressi disturbi del metabolismo del calcio, vedere paragrafo 4.4. Per la presenza di un corticosteroide, Calbeta è controindicato nelle seguenti condizioni: lesioni cutanee di origine virale, ad esempio herpes o varicella, infezioni cutanee di tipo micotico o batterico, infezioni da parassiti, manifestazioni cutanee dovute a tubercolosi, dermatite periorale, atrofia cutanea, strie atrofiche, fragilità capillare, ittiosi, acne volgare, acne rosacea, ulcere e ferite, vedere paragrafo 4.4. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: effetti sul sistema endocrino. Calbeta unguento contiene un potente steroide di classe II e pertanto occorre evitare un trattamento concomitante con altri steroidi. Gli effetti indesiderati osservati in relazione al, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione con Calbeta. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere Calbeta insieme ad altri farmaci come Darunavir Accord, compresse rivestite, Darunavir Aurobindo, compresse rivestite, Darunavir Dr. Redis, compresse rivestite, Darunavir G, Darunavir Krka, compresse rivestite, Darunavir Milan, compresse rivestite, Darunavir Sandoz, compresse rivestite, Darunavir Teva, Darunavir Zentiva, Evotax, Genvoia, Prevzista, compressa, Prevzista, sospensione, Rizolsta, Stribild, Sintuzza, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Calbeta durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Calbeta durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non ci sono dati sufficienti sull'impiego di calciputriolo più betametasone in donne in gravidanza. Gli studi condotti su animali con glucocorticoidi hanno evidenziato una tossicità riproduttiva, vedere paragrafo 5.3. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Calbeta non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. La frequenza stimata delle reazioni avverse è basata sui dati provenienti da studi clinici successivi alla commercializzazione che includono studi di sicurezza e segnalazioni spontanee. Le reazioni avverse più frequentemente, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. L'impiego al di sopra della dose raccomandata può provocare un aumento della calcemia che dovrebbe scomparire dopo sospensione del trattamento. I sintomi dell'ipercalcemia includono poliuria, costipazione, debolezza muscolare, confusione e coma. L'uso eccessivamente prolungato di corticosteroidi topici può sopprimere la funzione dell'asse ipofisi surrene con conseguente insufficienza surrenalica secondaria, di solito reversibile. In questi casi è indicato un trattamento sintomatico. In caso di tossicità cronica, il trattamento con corticosteroide deve essere sospeso gradualmente. A causa di un uso non corretto, un paziente affetto da psoriasi eritrodermica estesa trattato con una dose settimanale di calciputriolo più betametasone di propionato unguento pari a 240 g, corrispondente a una dose giornaliera di circa 34 g, per 5 mesi, dose massima giornaliera raccomandata 15 g, ha sviluppato sindrome di Cushing e psoriasi pustulosa dopo una brusca sospensione del trattamento. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antipsoriasici. Altri antipsoriasici per uso topico, calciputriolo, associazioni. Codice ATC D05AX52. Il calciputriolo è un analogo della vitamina D. I dati ottenuti in vitro fanno ritenere che proprietà farmacocinetiche. Studi clinici effettuati con l'unguento radiomarcato hanno dimostrato che nell'uomo l'assorbimento sistemico di calciputriolo e di betametasone successivo all'applicazione di calciputriolo e di betametasone unguento è inferiore all'1% della dose. Dati preclinici di sicurezza. Studi negli animali hanno dimostrato che i corticosteroidi possono indurre tossicità riproduttiva, palatoschisi, malformazioni scheletriche. In studi di tossicità riproduttiva condotti su ratti con somministrazione orale a lungo termine di elenco degli eccipienti: paraffina liquida, poliosipropilene stearile, paraffina bianca soffice, contiene olrH tocoferolo, idrossitoluene butilato e 321 farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Calbeta a base di calciputriolo più betametasone sono Dovobet, Gel, Psotriol, Xamiol, Zoripot. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.